C'era una volta una casetta vicino al bosco dove viveva Cappuccetto Rosso. Un funghetto tra la la, un funghetto va a cercare, un funghetto tra la la, un funghetto per piacere che lo metto nel paniere, un funghetto voglio io e lo vuole l'amor mio. Ciao e bentornati nella soffitta di Pippo, il posto dove la nostalgia incontra il desiderio e i ricordi più piccanti non vanno mai fuori moda. Mettetevi comodi, rilassatevi e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Qui vi aspettano storie bollenti e delicate, travolgenti e affettuose, proprio come quella che stiamo per raccontare oggi. Lei era bionda, alta, sinuosa, con uno sguardo che sembrava dire «Lo so cosa stai pensando, e forse hai ragione». Il suo nome? Barbarella, ma per l'anagrafe era Virna Aloisio Bonino, anche conosciuta come Virna Anderson. Una donna che ha fatto girare la testa a un'intera generazione e che oggi, con dolcezza e un pizzico di malizia, celebriamo qui, nella soffitta. Virna nasce a Torino nel 1963 e già da ragazzina sognava qualcosa di diverso. Un palcoscenico? Forse. Una macchina da presa? Anche. Ma di sicuro sognava di farsi notare. A 18 anni quel sogno comincia a diventare realtà. Entra in contatto con Moana Pozzi, la regina assoluta della trasgressione intelligente, e con Riccardo Schicchi, il talent scout delle donne che sapevano osare. E proprio loro la lanciano. Virna sceglie per sé un nome che è una promessa. Barbarella. Un richiamo spaziale, sì, ma con i piedi ben piantati nel mondo del desiderio terrestre. Da quel momento nulla è più come prima. Entrata nella scuderia di Diva Futura, accanto a stelle come Cicciolina, Baby Pozzi e Miss Pomodoro, Barbarella conquista subito il suo spazio. Il pubblico la adora, perché è bella, sì, ma anche perché sa essere libera, divertente e sempre, sempre vera. Negli anni a cavallo, tra gli 80 e i 90, Barbarella diventa un volto noto in tantissimi film dal tono audace e disinvolto. Si dice ne abbia girati 37 e in ogni scena, in ogni inquadratura, lasciava il segno. Mai volgare, sempre spregiudicata, con quel sorriso tra l'innocente e lo sfacciato che mandava in tilt lo schermo. Ma attenzione, perché Barbarella non si fermava al mondo dei set più disinibiti. Con il nome Virna Anderson partecipa anche a diversi film di genere soft, quelli carichi di atmosfera, sussurri e promesse. Lolita 2000, Intimo profondo, Senza scrupoli 2, Racconto immorale, titoli che ancora oggi fanno alzare più di un sopracciglio tra i collezionisti. In questi film, Barbarella si muove con eleganza e sicurezza, sfoggiando una presenza scenica notevole. Non era solo un corpo mozzafiato, era un modo di guardare, di camminare, di accendere l'attenzione senza dire una parola. E quando non era sul set, Barbarella dominava le copertine. Nel giugno del 1990 conquista la prima pagina di Playboy Italia, apparendo in un servizio fotografico che fece epoca. Ma in quegli anni il suo volto e le sue curve apparivano ovunque. Calendari, riviste patinate, servizi esclusivi. Ogni scatto sembrava sussurrare «Sono qui per farti sognare». E poi c'era la televisione. Quella notturna, un po' segreta, un po' scandalosa. Indimenticabile la sua presenza nei programmi su Rete Mia, dove si presentava sul palco in abiti stretti, tacchi alti e, diciamolo, con un pizzico di malizia in più. Il pubblico impazziva. I telefoni bollivano e lei sorrideva con quell'aria da «Che male c'è?». Ma Barbarella era anche molto di più. Nel 1991 lancia la sua candidatura alle elezioni politiche con il Partito dell'Amore insieme a Cicciolina e Moana. Una provocazione? Forse, ma anche un messaggio. L'amore, il corpo e la libertà hanno diritto di parola. E non è finita qui. Barbarella tenta anche la strada del teatro, arrivando a fare un provino per Carmelo Bene. Non è un nome qualsiasi, è il genio visionario della scena italiana. Lui la sceglie, ma il progetto naufraga per divergenze. Poco dopo però arriva un musical tutto suo, Adamo ed Eva, l'origine del peccato. Lei è Eva, naturalmente, e il pubblico la applaude come non mai. Nel 2006 torna a stupire con un singolo musicale dal titolo Però mi piace. Un pezzo pop giocoso condito da un videoclip girato con il cellulare, ma con tanto stile. Il brano conquista la rete e ci ricorda che Barbarella c'era ancora, più viva, più vera che mai. Nel 2003 decide di ritirarsi definitivamente dal mondo delle pellicole audaci, ma non smette di partecipare ad eventi, manifestazioni e progetti artistici.
Soprattutto si avvicina alla comunità LGBTQ+, partecipando con entusiasmo a eventi e campagne. Una donna che non ha mai avuto paura di schierarsi. Poi, il silenzio. Il 3 dicembre del 2015, Barbarella Virna se ne va. Aveva 52 anni. La notizia viene tenuta riservata. A renderla pubblica, dopo oltre un mese, è Ilona Staller, che con un messaggio commosso saluta un'amica, una complice, una stella caduta troppo presto. Una fine discreta, in punta di piedi, ma il ricordo, quello resta. E ora tocca a voi, ascoltatori della soffitta. Se questa storia vi ha fatto sognare, se vi ha emozionato o anche solo strappato un sorriso, lasciate un like e scriveteci chi vorreste riscoprire nel prossimo episodio. Iscrivetevi, attivate la campanella e restate con noi, perché la soffitta è piena di storie che scaldano il cuore e a volte anche qualcos'altro. Alla prossima, sempre qui, nella soffitta di Pippo.